Salve a tutti amici e ben ritrovati. Oggi vi porto 10 curiosità sulla storia della fotografia ed in particolare analizzeremo i primi anni dall'invenzione della fotografia fino a circa il 1855. Quindi se siete pronti, partiamo subito. Quando è stata scattata e qual è la prima foto della storia? E questa è la fotografia più antica in nostro possesso e risale al 1826 ed è stata realizzata dall'inventore francese Joseph Nicephore Niepce. Questa foto è denominata Vista dalla finestra alle Gras ed è stata scattata dalla finestra della casa dell'inventore a Saint-Loup de Varennes. Gli elementi che portarono alla nascita della fotografia erano conosciuti da tempo. Già Aristotele parlava dei principi che regolano la camera oscura. Infatti scriveva già che applicando un foro sulla parete di una scatola o di una stanza era possibile vedere l'immagine riflessa al contrario sulla parete opposta. Ciò che non si riusciva a fare era bloccare l'immagine su un supporto proprio perché mancava una sostanza chimica sensibile alla luce in grado di fissare l'immagine su un supporto. Il primo che ci riuscì fu appunto Niepce, che riuscì a fissare questa immagine su un supporto di peltro cosparso di sali d'argento e di bitume polverizzato e diluito. Curiosità numero 2. Qual è la prima foto che ritrae i primi esseri umani? Come sapete, per realizzare una foto inizialmente erano necessari tempi di esposizione lunghissimi, quindi immortalare un essere umano era davvero difficile. Il primo che ci riuscì fu Daguerre con questa foto. La foto è del 1838 e ritrae Boulevard du Temple a Parigi. Le carrozze, i cavalli e le persone quella mattina percorrevano in lungo e largo l'affollato boulevard, ma il lungo tempo di esposizione e la loro fretta di raggiungere le loro mete li condannò all'invisibilità, come fantasmi. Tuttavia sembra che la preoccupazione di un signore per l'aspetto e la pulizia dei suoi stivali abbia fatto rimanere lui e il suo lustrascarpe fermi nella stessa posizione abbastanza da passare alla storia. C'è una curiosità rispetto a questa foto, infatti era conservata presso il Museo di Monaco, ma durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale riuscì comunque a scampare miracolosamente. Nel 1960 fu quasi cancellata nel maldestro tentativo di pulirla. Fortunatamente il curatore fotografico dell'epoca aveva realizzato un negativo di questa foto e si riuscì quindi a riprodurla successivamente. Infatti quella ora conservata è una copia dell'originale. Curiosità numero 3. Qual è il primo selfie della storia? Nel 1840 Hippolyte Bayard ritrae se stesso in questa posa, denominata autoritratto da annegato. Questa foto in realtà è una provocazione dell'artista perché era stato messo da parte dell'opinione pubblica e voleva esprimere la sua frustrazione per non essere stato considerato. Infatti aveva inventato autonomamente un processo che combinava i positivi diretti da Daguerre e l'uso della carta di Talbot. Tuttavia oggi questa foto la ricordiamo per essere il primo autoritratto della storia. Curiosità numero 4. Angoli smussati. Vi sarà sicuramente capitato di vedere queste vecchie foto in cui gli angoli vengono tagliati appositamente dal fotografo. Questo veniva fatto per eliminare le zone scure create dalla lente. Tuttavia, con l'introduzione della lente girevole di Martin, questo problema non sussisteva più, anche se alcuni fotografi, per una ragione estetica, continuavano a tagliare gli angoli delle foto arrotondando tutta l'immagine. Curiosità numero 5. La nascita dei ritratti. Nel 1842 Hogue dimostrò la possibilità di realizzare dei ritratti attraverso il daguerrotipo. Fino a qualche anno prima questa possibilità era ritenuta inverosimile. Tuttavia, grazie a una giusta illuminazione e a una composizione chimica più efficace sul daguerrotipo, riuscirono a realizzare ritratti di figure umane. Questa fu considerata una grandissima novità nel mondo della fotografia e nel 1843 la polizia di Bruxelles fu la prima ad introdurre le prime foto segnaletiche della storia. Curiosità numero 6. Parliamo di una foto realizzata al volo. Quella che vedete è una foto scattata nel 1843
e ritrae l'associazione degli artisti di Amburgo. I lunghi tempi di esposizione obbligavano i partecipanti della foto a rimanere perfettamente immobili. Tuttavia notiamo due curiosità su questa foto. Il giornale tenuto in mano dall'uomo sulla sinistra che appare mosso probabilmente perché arrivò una folata di vento, ma la parte più curiosa è il soggetto alla destra. Infatti viene ritratto di profilo e leggermente mosso. Potrebbe trattarsi di un fotografo che si è inserito all'ultimo momento nella foto, ma più verosimilmente potrebbe essere il fotografo che ha aperto il tappo della macchina fotografica per poi correre e inserirsi nella composizione della foto stessa. Vediamo adesso la curiosità numero 7, come era fatto un laboratorio fotografico dell'epoca. La foto che vedete rappresenta il laboratorio di Reding ed è stata scattata nel 1845 circa. L'uomo al centro è alle prese con una fotocamera di legno a coperchio scorrevole. Il suo soggetto doveva rimanere fermo il più possibile per circa un minuto sotto il sole, mentre il ragazzo alla destra realizzava una stampa alla volta ponendo la carta a contatto con il negativo sotto un vetro ed esponendo il tutto alla luce del sole. Curiosità numero 8. La fotografia come testimonianza. Si capì subito, dopo i primi anni dall'invenzione della fotografia, che poteva essere un mezzo efficace per testimoniare gli avvenimenti più importanti della storia dell'uomo. Infatti già dall'epoca ci giungono le prime testimonianze dei principali passi fatti dall'umanità, come questa foto del 1847 che ritrae l'uso dell'etere per l'anestesia, ad esempio. Pare che questa foto sia più che altro una ricostruzione, poiché i fotografi dell'epoca erano impressionati dal sangue e si rifiutarono di scattare la fotografia mentre veniva eseguita l'operazione chirurgica. Questo è sicuramente il primo caso noto di documento fotografico che, senza perdere il suo valore di testimonianza, viene allestito d'arte. Curiosità numero 9. La nascita del fotografo di guerra. Quella che vedete è una foto del 1855 titolata La valle dell'ombra della morte ed è stata scattata da Roger Fenton. Il fotografo fu mandato durante la guerra di Crimea per documentarne gli avvenimenti. E può sembrare strano che una fotografia di guerra non ritragga dei soldati. In effetti Fenton evitò di mostrare vittime, feriti o corpi mutilati. Fenton fu anche criticato per non essersi esposto al fuoco per raggiungere l'obiettivo di realizzare un'immagine. La presenza di numerosissime palle di cannone rende comunque l'idea di uno scenario di guerra veramente cruento dove hanno perso la vita numerosissimi soldati. Ultima curiosità, la numero 10, la nascita della fotografia post-mortem. Sin dai primissimi anni dalla nascita della fotografia venivano ritratti soggetti deceduti. A volte queste immagini appaiono bizzarre e di cattivo gusto, però era l'unico mezzo e anche il più efficace per avere un ricordo indelebile di un caro passato a miglior vita. Se siete interessati al tema della fotografia post-mortem, avevo già realizzato in passato un video rispetto a questo tema. Potete cliccare sul link qui sopra per vedere il video in cui tratto abbondantemente questo argomento. Bene ragazzi, spero di avervi incuriosito con queste 10 curiosità sulla storia della fotografia. Ovviamente ce ne sono tantissime altre. Se volete che in futuro faccia altri video sulle curiosità legate al mondo della fotografia, scrivetemelo qui nei commenti in basso. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto in modo da non perdervi i prossimi video. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti e grazie.